Allora, prima di analizzare, mister, la partita, vorrei partire da qualche secondo prima del fischio d'inizio, un primo piano, molta commozione, si ricordavano le vittime di questo periodo e un grande campione che ci ha mancato. Vorrei un tuo pensiero su entrambi gli argomenti. Il grande campione Mario Corso, ovviamente. Sì, assolutamente c'è grande tristezza per le vittime, no? Per le vittime del Covid. Sicuramente abbiamo vissuto, stiamo vivendo ancora, anche se in maniera molto più serena, tra virgolette, adesso. Abbiamo vissuto una situazione talmente incredibile, inaspettata, che ha lasciato molta amarezza perché vedere tutte quelle vittime, non solo in Italia ma nel mondo, e che continuano ad esserci, dispiace tanto, e ripeto, è una cosa veramente talmente inaspettata che ha colpito tutti. È difficile pure trovare le parole, ecco. In più oggi dispiace per la scomparsa di un campione soprattutto come uomo, perché ho avuto il piacere e la fortuna di conoscerlo, Mariolino Corso, ed è una persona solare, una persona che aveva sempre la battuta pronta, una persona che amava l'Inter, e che era un piacere a scambiare due parole con lui. Dispiace, è stata anche una cosa improvvisa, mi ha avvisato le Oriali. Sono molto vicino, insieme alla squadra, alla famiglia, ecco, dispiace quando campioni, soprattutto di vita, persone per bene, se ne vanno, ecco, dispiace. Veniamo alla partita invece. Penso che tu sia soddisfatto sicuramente di un gran primo tempo e del risultato finale. Poi c'è stata una ripresa dove però hai avuto modo di saggiare la capacità di soffrire, una certa umiltà anche in alcuni momenti caldi da parte dei tuoi ragazzi, dove onestamente la Sampdoria aveva preso coraggio. Sì, penso sinceramente che abbiamo fatto un po' tutto noi, no? Questa sera. La prestazione c'è stata, è un'ottima prestazione, perché abbiamo creato tanto, abbiamo segnato 2 gol, ma secondo me la pecca sta nel fatto di aver creato tanto e aver realizzato solamente 2 gol. Bisogna imparare, ma è una cosa che continuo a dire, ad essere cattivi, ad ammazzare l'avversario sportivamente quando ne hai la possibilità. Noi oggi ne abbiamo avuto la possibilità. Non dimentichiamo che una settimana fa a Napoli è successa una cosa del genere, solo che poi alla fine è finita 1-1, il Napoli è andato in finale, ha vinto la Coppa Italia, e noi abbiamo visto la partita seduti a casa mangiando una pizza. È questo che bisogna capire, la differenza durante le fasi della partita. Noi oggi potevamo chiuderla, ammazzarla in maniera tra virgolette serena, invece un calcio d'angolo nel secondo tempo, dopo che noi abbiamo avuto 2 occasioni clamorose, emotivamente diciamo che si è rimessa in gioco la partita, perché poi subentra un po' di ansia. Per noi era una partita della vita, perché se volevamo comunque e vogliamo avere una speranza, non so se piccola, piccolissima, o se è una buona speranza. A me è importante che ci sia una speranza, perché la speranza ti aiuta a sognare, a cercare di raggiungere traguardi importanti e straordinari. Dobbiamo vincere, cosa che dobbiamo fare nelle prossime partite. Abbiamo 6 punti di stacco dalla vetta, non abbiamo margini di errori grandi, a differenza della Juve e della Lazio, però al tempo stesso questa è una squadra che comunque ci crede. Io ci credo, loro ci credono, tutti quanti ci crediamo noi, quindi stiamo sintonizzati e abbiamo voglia comunque di giocarcela fino alla fine, perché è giusto che sia così per una squadra come l'Inter. Veniamo allo studio e domande. Ci sono Fernando Siano, Alessandro Villa e Massimo Paganin collegato da casa.
con la pizza. Parto io, sono 12 partite in 40 giorni, una cosa solo di campionato non è mai successo, come tante altre cose in questo 2020. Che cosa può cambiare a livello di lotta per il titolo? Ma è inevitabile che una situazione è totalmente nuova per tutti quanti, quindi il fatto che bisogna giocare ogni 3 giorni, ogni 4 giorni comporterà delle situazioni anomale, delle situazioni dove bisognerà essere anche fortunati a poter contare su tutta la rosa a disposizione, anche perché giocando ogni 3-4 giorni non puoi pensare di proporre sempre gli stessi giocatori. Noi abbiamo lavorato bene, sono molto contento del lavoro che hanno fatto i ragazzi, della disponibilità che loro hanno avuto, della voglia di mostrare, del fatto che loro ci credono. Noi oggi avevamo un imperativo categorico: vincere, perché se non vincevi oggi comunque sarebbero stati troppi punti di stacco dalla vetta, anche mancando 12 partite. Invece 6 punti comunque metti pressione agli altri. Sappiamo, ripeto, che noi abbiamo pochissimi margini d'errore a differenza di chi ci sta davanti. Abbiamo ancora una domanda per il mister, poi abbiamo già Eriksen qua in rampa. Prego. Mister, buonasera, le giro la domanda di Massimo Paganin relativa alla posizione di Christian Eriksen, perché in quella posizione sembra essere davvero decisivo il danese. Le chiedo se ci sono anche delle alternative proprio ad Eriksen in quel ruolo, visto che dal punto di vista offensivo sembriamo essere molto più pericolosi. Io penso che abbiamo sfruttato, come ho detto una settimana fa, abbiamo sfruttato questo periodo per cercare di trovare e lavorare su soluzioni tattiche nuove, cercare di integrare al meglio giocatori come Christian, come Eriksen, che era arrivato a gennaio, però non aveva avuto la possibilità, ecco, di entrare proprio dentro i meccanismi, di lavorare fisicamente, perché è arrivato anche non proprio in una grandissima condizione fisica. Invece abbiamo potuto lavorarci sopra, ha fatto molto bene, però mi aspetto molto di più da lui, perché oggi lui poteva fare gol, ne poteva fare 2 minimo, e lui i gol li deve fare, e lui ha la qualità per sia nell'assist che nella finalizzazione, e come per gli altri dobbiamo diventare ancora più cattivi, più cinici, se vogliamo continuare, ecco, a pensare di lottare fino alla fine per qualcosa di importante.